La puntata si apre con Osgur ed Esghi che si trovano legati dentro un fienile. Esghi è molto impaurita e urla aiuto a squarciagola, mentre Osgur cerca inutilmente di calmarla e farla tacere. A questo punto c'è un salto temporale a 17 ore prima. Osgur ed Esghi sono in acqua facendo il bagno e divertendosi. Poi, quando stanno per baciarsi, improvvisamente Osgur si allontana, dicendole che le bastano poche parole dolci per essere pronta a baciare. Aggiunge di capire che in questo caso è difficile resistere al fascino di uno come lui. Esghi nega arrabbiata e inizia l'ennesimo battibecco. Nel frattempo Jansu e Deniz si incontrano al bar di Osgur e apprendono che Esghi è partita con Osgur e allora si chiedono perché lei si metta sempre nei guai. Ozan allora chiarisce che tra loro non c'è nessuna storia, ma che hanno un accordo di collaborazione. Allora Jansu chiama Esghi, ma lei non vuole risponderle per via delle bugie raccontatele. Osgur la forza, ma subito il telefono si scarica e la telefonata si interrompe. Iniziano a litigare e mentre Esghi lo accusa di tutto ciò che sta accadendo, si agita e butta senza volerlo le chiavi della barca in acqua. Ora, oltre ad essere bloccati sulla barca, si trovano senza telefono, visto che Osgur non ha preso il suo e quello di Esghi è scarico. Poi, mentre Osgur sta chiamando soccorsi via radio, Esghi versa dell'acqua su una presa, danneggiandola e mettendo fuori uso la radio. Bloccati in mezzo al mare, senza poter chiedere aiuto, si accusano a vicenda di portare sfortuna all'altro. Poi, vista l'emergenza, fanno un accordo per non litigare, ma collaborare. Quindi si servono di un piccolo gommone di emergenza per raggiungere una piccola isola dove poter passare la notte. Ben presto, però, la benzina finisce e Osgur è costretto a remare, mentre Esghi si lamenta in continuazione. Raggiunta l'isola, si accampano davanti a una vecchia capanna e iniziano a parlare e a conoscersi meglio. Esghi gli dice di pensare che lui non vuole innamorarsi perché ha paura di perdere il suo equilibrio, ma lui le risponde di non pensarlo, quindi riniziano a bisticciare. Anche la notte che passano nella capanna, su giacigli di fortuna, è molto movimentata, perché Esghi ha paura di tutto e lo tiene sveglio a lungo. Nel frattempo le madri di Osgur ed Esghi sono molto preoccupate perché non riescono a contattare i loro figli e allora si sentono al telefono e simpatizzano. Il mattino seguente Osgur si sveglia con Esghi che lo abbraccia strettamente. Lui non sa che fare e quando lei si sveglia si accusano a vicenda di essersi avvicinati e abbracciati. Usciti fuori dalla capanna si accorgono che il loro gommone ha preso il largo perché le capre che si trovano lì ne hanno mangiato la corda che lo legava a un albero. Nel mentre vedono anche un gommone che si avvicina con 3 uomini a bordo. Chiedono subito aiuto raccontando loro la storia, ma si tratta di trafficanti di droga che li imprigionano legandoli insieme con una corda e lasciandoli dentro la capanna dove, come al solito, bisticciano continuamente incolpandosi a vicenda. Intanto a casa di Osgur arrivano Jansu con Deniz e Levant che qui, insieme a Ozan che è già lì per assistere al matrimonio e al fidanzato della sorella di Osgur, organizzano delle ricerche in mare su uno yacht. Jansu è preoccupata perché non sa nuotare e non vuole che Levant lo scopra. Ozan rassicura tutti dicendo che Esghi è al sicuro vicino a Osgur, ma Deniz lo zittisce e lo tratta male. Levant allora dice a Ozan che a lui piace Deniz, ma di cambiare tattica con lei. Poi avvistano la barca di Osgur, vi salgono sopra, ma la trovano vuota e incominciano a preoccuparsi seriamente. Intanto i genitori di Esghi sono andati a casa di Osgur per seguire le ricerche insieme alla madre e alla sorella. Nel frattempo, nella capanna, mentre Osgur cerca di calmare e rassicurare Esghi, arriva una capretta e lei riesce a farla avvicinare e a farle rosicchiare la corda che li tiene legati, riuscendo così a liberarsi. Usciti fuori, approfittano di un momento di distrazione dei carcerieri per rubare il loro gommone e fuggire. Inseguiti dai rapinatori, stanno per essere raggiunti, quando arriva la guardia costiera che insegue i trafficanti e li arresta.
Una volta salvi, si recano a testimoniare in commissariato e lì sono raggiunti dagli amici che sono felici di rivederli e li informano dell'arrivo dei genitori di Esghi. Ozgur ed Esghi sono molto seccati ed infastiditi immaginando le conseguenze di questo incontro tra genitori, per cui decidono di dire loro che si sono lasciati. Arrivati finalmente a casa, sono festeggiati da tutti e si rendono conto della grande armonia che si è creata tra i loro genitori. Allora iniziano a raccontare la loro avventura e a introdurre la storia della loro separazione, ma vengono fraintesi e tutti pensano che stanno per sposarsi, al che Ozgur annuncia chiaramente che si sono lasciati. Esghi, vedendo la delusione sul volto di tutti, lo smentisce dicendo che poi hanno deciso di tornare insieme e tutti tirano un sospiro di sollievo. Sia i genitori di Esghi che le amiche sono invitati al matrimonio, tutti accettano e quindi si fermano. La sorella di Ozgur, distratta dalle ricerche degli scomparsi, ha dimenticato di contattare l'agenzia organizzatrice della notte dell'Ennè. Esghi si offre di occuparsene lei, visto che è il suo mestiere, e si mette al lavoro avvalendosi dell'aiuto di tutti. Il risultato è veramente bello e tutti si complimentano con Esghi. Più tardi Esghi parla con le sue amiche e si scusa con loro per aver mentito e per averle trascinate nei suoi problemi, e si dispiace per la delusione che tutti proveranno quando apprenderanno del falso fidanzamento. Le amiche, vedendola molto triste, le chiedono se per caso si sia innamorata di Ozgur. Esghi esita, ma poi nega decisamente. Prima della festa, Ozgur la ringrazia per non aver rotto il loro accordo e lei gli dice di averlo fatto per non turbare tutti. Mentre tutti gli amici sono insieme, Levant dice che per lui il matrimonio deve essere semplice e celebrato in famiglia, ma Jansu rimane molto contrariata dalle sue affermazioni, che non tengono conto dei suoi desideri. Dopo che gli uomini si sono allontanati, inizia la festa dell'Ennè, che è molto bella e colorata, con canti e balli e cerimonie volte a festeggiare la futura sposa. La festa si conclude con l'arrivo dello sposo e del corteo degli amici e danze collettive. Intanto a Istanbul, Serdar è nel suo studio medico e sta per andare a prendere il volo per New York quando arriva Sonar con la fidanzata in preda a forti dolori. Serdar la visita e constata che ha perso il bambino, per cui si deve sottoporre a un intervento urgente. Serdar ha perso tempo con la visita, per cui ha perso l'aereo e non ha modo di partire. Alla festa Ozan è molto allegro e simpatico e scherza e ride con tutti, mentre Deniz mostra segni di insofferenza nei suoi confronti. Jansu invece è sempre più contrariata per le affermazioni di Levant sul matrimonio. Poi, mentre tutti insieme vanno a passeggiare sul molo, incontrano Serdar, che non era partito e che, come vede Esghi, la chiama. Così, nell'imbarazzo generale, si chiude la puntata di Mr. Wrong.